Salve a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale YouTube. Ragazzi, se devo essere sincero, non avevo intenzione di fare un video YouTube, dato che mi sono beccato la laringite, e quindi sono senza voce, come probabilmente potete notare. Detto questo, ho appena visto il video della Wargaming sulle domande e risposte per la VG da parte della comunità italiana a Roma, e sento di dover dire la mia, a proposito dell'ultima domanda che è stata fatta, ovvero sullo stato del matchmaking a livello 8. Ecco qui la domanda, posta da Medulla, e la risposta di Sahel. Recentemente ci siamo accorti, noi giocatori, che a tier 8 il matchmaker è veramente diventato un disastro. Si finisce sempre bottom tier contro tier 9, tier 10, eccetera, eccetera. Un altro problema sempre a tier 8 è quello dei carri con il matchmaker facilitato, come il T34-3, l'IS-6, che proprio per il fatto che hanno il matchmaker ancora più stretto, finiscono sempre nella fascia alta e non vanno mai contro carri di livello più basso. Io ti chiedo, siete consapevoli che in questa fascia di tier ci sia un problema? Se la risposta è positiva, state facendo qualcosa per migliorare la situazione? Allora, eravamo al corrente del fatto che ci fossero dei problemi per il matchmaker per quanto riguarda i plotoni a livello 8 e quelli li abbiamo fissati. Lo status del matchmaker per i livelli 8 che vanno in solo, ancora non abbiamo localizzato un problema esteso, però se raccoglieremo informazioni sufficienti che ci daranno un quadro problematico e dovremo reworkare il matchmaker per i carri di tier 8, è molto probabile che lo faremo. Se non è un problema rilevato, lo sarà presto. In che senso non avete localizzato un problema esteso? Praticamente tutti i giocatori, compresi i CC, vi dicono che il matchmaking a livello 8 fa letteralmente schifo, dato che si è il 90% delle volte bottom tier, forse un po' esagerato, ma comunque sia almeno il 70% delle volte bottom tier, e secondo voi il problema non è esteso? La gente ve l'ha scritto nel forum in più di 13 lingue e voi non avete ancora capito niente. Ma siamo seri. E io adesso non sto parlando dei carri premium quasi imbucabili a livello 8 che ormai dominano questo tier. No, io sto parlando solo del matchmaking. Ma voi della VG ci ascoltate o fate finta? Sai, il senza offesa non ce l'ho con te. Ma voi per favore rendetevi conto un attimo che non ci fate per niente una bella figura quando dite cose del genere. Cioè, le cose sono due. O ignorate il nostro feedback, il che è grave, o non avete la più pallida idea di come risolvere il problema in cui vi siete cacciati. Se il problema è il secondo, ecco la soluzione, secondo me. Semplicemente aumentate le possibilità di partite monotier a tutti i livelli. Già così si avranno partite più bilanciate, dato che saranno tutti dello stesso livello. E sì, anche a livello 10. Non mi sembra un concetto così difficile. Vorrei anche farvi notare che il livello 8 è quello più giocato in assoluto in tutto il gioco, quindi farlo rimanere così com'è non mi sembra una grande idea, dato che la gente nuova e quella vecchia lo lascerà il gioco per una ragione come questa, e questo va contro i vostri interessi. E adesso un messaggio ai giocatori che mi stanno ascoltando. La gente ogni tanto mi chiede in streaming quale caro premium prendere a livello 8 e vorrei dare una risposta definitiva sull'argomento. La risposta è: non comprate cari premium. Non ne valgono la pena, specialmente se non siete in un clan decente e non potete usarli in fortezza per fare i crediti. Le random sono ingiocabili a livello 8 e consiglio a tutti di non finanziare la VG finché non avranno risolto il problema. Se poi proprio ne avete bisogno, gli unici carri che ancora funzionano a livello 8 sono secondo me il Defender, lo Scorpion G e l'STR VS1, lo svedese. Ma voglio dire che anche con questi una battaglia può essere un'impresa. Quindi adesso mi ripeto, ragazzi, non comprate carri premium finché non risolvono il problema, perché davvero non ne valgono la pena. E chissà, forse se la VG si ritrova con meno soldi, si affretteranno a migliorare la cosa. Io adesso chiudo il video e vi lascio, ma prima di andare fatemi sapere nei commenti voi che cosa ne pensate di tutto questo. Ovviamente io qui ho dato la mia opinione, ma vorrei anche sentirne di diverse, se ce ne sono, ovviamente. E ricordatevi anche di fare like a questo video e di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, per vedere anche i prossimi. A presto!